davvero spendere quasi 1000 euro per acquistare 4 coppie di oculari con appena 3 lenti e un campo apparente di soli 45 gradi? Se la risposta, ragazzi, vi sembra assurda, aspettate qualche minuto perché oggi vi spiegherò perché l'ho fatto. Buongiorno a tutti, sono Piergiovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici digitali dal 1997 e vi do come sempre il benvenuto sul canale YouTube di Binomania. Quello di oggi non sarà la classica video recensione, la recensione completa degli Edmund Optics RKE è già disponibile sul sito di Binomania da qualche mese, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Oggi voglio invece raccontarvi una storia. Voglio spiegarvi perché dopo aver provato ormai centinaia di oculari nel corso della mia attività, ho deciso di acquistare ben 4 coppie di Edmund Optics RKE da utilizzare stabilmente con il mio visore binoculare. Per farlo ho investito circa 900 euro, una cifra che potrebbe sembrare poco razionale se pensiamo appunto che questi oculari hanno uno schema ottico veramente molto semplice e soprattutto un campo apparente di soli 45 gradi. Ma come vedrete tra poco, dietro questa scelta c'è molto più di quanto possa sembrare. Prima di iniziare vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, attivare la campanella delle notifiche e se il video vi piacerà lasciate come sempre un mi piace. E questo è un piccolo gesto che aiuta tantissimo il mio lavoro e la crescita di Binomania. Adesso ragazzi, accomodatevi, prendetevi qualche minuto di tranquillità e noi ci vediamo subito dopo la breve sigla. Prima di parlare degli oculari devo necessariamente raccontarvi com'è nata questa scelta, perché se oggi ho deciso di acquistare 4 coppie di Edmund Optics RKE, gran parte del merito è comunque del mio visore Baader Max Bright 2, la torretta binoculare che utilizzo ormai da molto tempo e che ho anche in questo caso recensito approfonditamente su Binomania. Vi confesso una cosa, l'osservazione binoculare, come avrete capito seguendo il mio canale, crea quasi dipendenza. Infatti quando iniziate a osservare seriamente la Luna, i pianeti e gli oggetti più luminosi del cielo profondo con entrambi gli occhi, diventa davvero difficile tornare all'osservazione monoculare. La visione in questo caso è più rilassata, l'affaticamento diminuisce, il nostro cervello è in grado di fondere le immagini provenienti da 2 occhi in modo estremamente naturale e molto spesso poi si ha l'impressione di cogliere anche con maggiore facilità i dettagli più fini. Questa è una sensazione un po' difficile da descrivere, ma chi utilizza una torretta binoculare oppure un binocolo sa perfettamente di cosa sto parlando. Nel mio caso ho scelto la Max Bright seconda perché rappresenta, secondo me, scusate il gioco di parole, uno dei migliori compromessi oggi disponibili tra qualità costruttiva, prestazioni e prezzo. Mi piace in primis il sistema Click Lock che permette di bloccare gli oculari rapidamente in modo sicuro anche al buio. Apprezzo poi molto l'ampia apertura libera dei prismi che limita la vignettatura con oculari di lunga focale e soprattutto sfrutto spesso il sistema modulare Baader T2 come in questo caso, che mi consente di utilizzare la torretta senza problemi sia ad esempio sul Takashi FS128 sia sul Celestron C11 oppure oggi sul rifrattore 150 F5 della Celestron, quindi si può adattare benissimo a vari strumenti. Tra l'altro avevo già utilizzato nel corso degli anni passati la prima versione della Max Bright. Posso dirvi che questa seconda generazione secondo me rappresenta un netto passo avanti sotto molti aspetti. Con il passare delle serate osservative però mi sono accorto di una cosa molto interessante. Quando si utilizza una torretta binoculare infatti non conta soltanto la qualità ottica dell'oculare, contano moltissimo anche l'ergonomia, il peso,
le dimensioni, la forma del barilotto e la comodità dell'appoggio oculare, diciamo così, e persino comunque anche la facilità con cui si riesce a mantenere la corretta distanza interpupillare. Questi sono aspetti che spesso vengono trascurati nelle recensioni tradizionali, ma che diventano fondamentali quando si osserva, ad esempio, per 2 o 3 ore consecutive. Ed è stato proprio durante queste lunghe sessioni osservative che ho iniziato a capire come gli Edmund Optics RKE sembrassero quasi progettati appositamente per questo tipo di utilizzo. Da lì quindi è nata una mia idea: perché poi non utilizzare tutte le focali? Vale quindi la pena spendere nuovamente 2 parole su questi oculari. Come vi dicevo ragazzi, la recensione completa è già disponibile su Binomania, sia scritta che qua sul canale tramite video. Vi consiglio di leggerla, di vederla, perché contiene molte prove comparative che oggi ovviamente per motivi di tempo non approfondiremo. Gli Edmund Optics RKE sono prodotti dalla Edmund Optics, che è una storica azienda fondata nel 1942 da Norman Edmund. Nel corso degli anni è diventata uno dei principali riferimenti mondiali, non soltanto nel settore astronomico, perché in realtà produce veramente pochissimo, ma soprattutto nelle ottiche scientifiche, industriali e quelle medicali. La sigla RKE deriva molto probabilmente dai cognomi dei progettisti Rank, Casperate ed Airfall, che hanno sviluppato questo particolare schema ottico a 3 elementi, ma ci sono anche altre interpretazioni al riguardo. Questa comunque è uno schema ottico molto semplice, capace comunque di offrire immagini luminose, contrastate grazie anche al numero ridotto di superfici aria vetro. Ancora oggi infatti questi oculari sono prodotti negli Stati Uniti e sono regolarmente presenti nel catalogo della Edmund Optics. La serie comprende 4 focali, il celebre 28 mm che è montato adesso sul visore, famoso soprattutto per il suo spettacolare effetto floating, il 21,5 mm che considero probabilmente il miglior compromesso dell'intera gamma, il 15 mm che è secondo me estremamente versatile sia nell'osservazione lunare sia in quella dei pianeti e anche su molti oggetti del profondo cielo. E infine abbiamo l'8 mm che utilizzo magari sul C11 quando il SING permette di aumentare sensibilmente gli ingrandimenti, perfetto sull'FS 128. Tutti condividono lo stesso campo apparente, come vi ho detto, di circa 45 gradi, un caratteristico design che definirei vulcano top e soprattutto dimensioni e peso veramente contenuti, caratteristiche queste che come vedremo tra poco sono state determinanti nella mia scelta per il visore binoculare. Attualmente, quindi agosto 2026, il prezzo di listino è di circa 122 euro per ogni oculare, quindi significa circa 245 euro per una coppia e significa ovviamente superare abbondantemente i 900 euro, ma che è un prezzo inferiore ad esempio al mio Docter 12,5 mm, quindi vi dico questi prezzi qualora voleste comprare tutti e 4 gli oculari. A questo punto nasce la domanda più interessante: perché spendere una cifra del genere per oculari con solo 3 lenti e appena 45 gradi di campo apparente, quando in realtà il mercato va a offrire oculari molto più moderni, molto più complessi, con campi apparenti enormemente superiori? A questo punto quindi immagino che qualcuno di voi si stia facendo una domanda, ossia su quali telescopi utilizzo queste 4 coppie di RKE. Negli ultimi mesi vi devo dire che li ho impiegati soprattutto con il mio Celestron C11 o con l'FS 128, dedicandomi in particolar modo all'osservazione della Luna. Quindi è probabilmente, parlo del C11, il telescopio che attualmente sto utilizzando spesso quando voglio analizzare i dettagli fini del terminatore, delle rime, dei domi vulcanici, oppure seguire l'evoluzione dell'illuminazione dei grandi crateri. Con il C11 utilizzo quasi sempre il Glass Path Bader da 1,7 che porta la focale effettiva da 2800 a circa 4760 mm. Questo significa avere una scala di ingrandimenti veramente molto elevata. Con il 28 mm quindi lavoro a circa 170x, con il 21,5 salgo a circa 220, mentre con gli oculari di più corta focale vi devo confermare che quando il SING lo consente
c'è la coppia degli 8 mm che va a portare il C11 a circa 595 ingrandimenti. Naturalmente, ragazzi, state tranquilli, non è un ingrandimento che utilizzo tutte le sere, anzi lo riservo soltanto quelle pochissime notti in cui l'atmosfera è davvero eccezionale, e quindi il C11 in quel contesto specifico riesce a esprimere il suo diametro su un soggetto contrastato come la Luna. Quello che mi piace di questa configurazione è avere 4 livelli di ingrandimento perfettamente distribuiti. Infatti mi basta sostituire una coppia di oculari per adattarmi immediatamente alle condizioni del Sing senza dover fare grandi ragionamenti. È una soluzione pratica e soprattutto comunque molto piacevole da utilizzare, visti comunque il costo, visto anche la compattezza. L'altro telescopio che utilizzo molto con gli RKE è il Celestron 150 F5 acromatico. Qualcuno forse ricorderà che qualche anno fa avevo deciso di acquistare un tubo ottico già con il tubo accorciato. Questo per una ragione precisa: volevo riuscire a raggiungere il fuoco con la torretta binoculare senza utilizzare alcun glass packed corrector. È stata quindi una scelta che secondo me ha completamente trasformato questo telescopio. Trovate in ogni caso la recensione completa su Binomania. Attualmente lo considero una sorta di gigantesco binocolo astronomico, anzi forse direi un vero e proprio binocolone da circa 110-120 mm di apertura equivalente. Sono ingrandimenti perfetti per osservare ad esempio grandi ammassi aperti, nebulose estese, campi stellari ricchissimi, magari qualche stella doppia e tante altre meraviglie comunque per chi naviga nel cielo profondo sotto cieli abbastanza trasparenti. Soprattutto è proprio su questo telescopio che il celebre 28 mm riesce a dare il meglio di sé. Chi ha avuto infatti la fortuna di provarlo sa già di cosa sto parlando. Si tratta del famoso effetto floating. C'è una sensazione particolare che avevo esposto anche nell'articolo precedente, perché sembra quasi che l'immagine delle stelle sia sospesa sul bordo dell'oculare. È abbastanza difficile descriverlo a parole, sembra che trabocchino dall'oculare. Io direi di provarlo almeno una volta nella vita, e anche questo è uno dei motivi per cui ancora oggi il 28 mm continua a avere così tanti estimatori. Ovviamente c'è perdita ai bordi del campo, soprattutto con prodotti di così corta focale. Direi quindi che spero rispondervi alla domanda in apertura, ossia perché ho deciso di acquistare 4 copie di Edmund Optics RKE. In realtà la scelta è maturata lentamente, direi serata dopo serata, osservazione dopo osservazione. A un certo punto, avendo tutte le coppie di oculari, mi sono chiesto: ma se dovessi lasciare una serie di oculari nella mia torretta binoculare, quali sceglierei? E quasi senza accorgermene la risposta è stata proprio gli RKE. Le ragioni quindi sono diverse. La prima è molto semplice, perché possedevo già tutte e 4 le focali, grazie alla recensione anche pubblicata su Binomania, e poi ho avuto il tempo di provarli con calma, senza fretta, con vari telescopi che ho ricevuto in prova, con i miei strumenti che utilizzo. Quindi li ho utilizzati in modalità diverse, in condizioni atmosferiche differenti, su Luna, pianeti, stelle doppie e comunque anche su cielo profondo. Insomma, ho iniziato a conoscerli veramente. Poi c'era un altro aspetto, perché pur non essendo oculari economici, il loro prezzo secondo me è ancora assolutamente ragionevole. Non hanno una finitura meccanica eccellente, sono molto spartani, ma otticamente sono ottimi. Quindi vi ripeto, una coppia costa meno di 250 euro. Se la confrontiamo con molti oculari planetari di fascia alta, diventa comunque più accessibile, e questo mi ha permesso di costruire un set, definirei soprattutto lunare, senza affrontare cifre proibitive. Ma il motivo poi principale è un altro, ed è quello che secondo me viene quasi sempre sottovalutato, ossia l'ergonomia, perché quando osservate con una torretta binoculare non state utilizzando un solo oculare, ne state utilizzando ovviamente 2 contemporaneamente, magari per 2 o 3 ore, magari con una distanza interpupillare un po' stretta. A quel punto peso, dimensioni, diametro del corpo, la forma dell'appoggio oculare, la distanza tra i 2 oculari secondo me sono aspetti fondamentali. In questi contesti gli RKE, quindi sotto questo punto di vista, sono direi quasi perfetti, perché sono piccoli, leggerissimi, il profilo Vulcano Top permette di avvicinare facilmente gli occhi, la posizione è naturale e il comfort lo definirei molto elevato. Quindi oltretutto, cosa che apprezzo moltissimo, sono quasi parafocali.
Passando da una coppia all'altra è sufficiente quindi un leggerissimo ritocco della messa a fuoco, e può sembrare questo un dettaglio, in realtà durante poi lunghe sessioni osservative è comunque una comodità enorme. Naturalmente il 28 mm rimane il mio preferito, soprattutto sul 150 f5, ma a dire la verità gli altri RKE lavorano comunque molto bene, soprattutto sul C11 e sul Takashi FS128, a volte li uso anche sul Mid X125, ed è proprio osservando Luna, Giove, Saturno e alcune stelle doppie che mi hanno definitivamente conquistato. Il loro schema ottico a 3 lenti offre una trasparenza sorprendente, il contrasto sull'asse ottico, come avrete letto nell'articolo passato, è molto elevato, l'immagine è pulita, naturale e incisa, e qualcuno quindi potrebbe dirmi: ma hanno soltanto 45 gradi di campo apparente, ed è vero, perché non si può dire che non lo sia, ma vi faccio una domanda: quando osservate ad esempio la grande macchia rossa, oppure la divisione di Cassini, oppure il terminatore lunare, dove state osservando? Sempre al centro. Io infatti preferisco avere un buon contrasto, una buona nitidezza e una massima naturalezza osservativa con 2 occhi, proprio dove cade il mio sguardo, piuttosto che avere magari altri 40 o 50 gradi di campo e magari avere più esborso economico oppure più difficoltà a gestire la mia distanza interpupillare. Ed è proprio per questo motivo per cui alla fine ho deciso di acquistare le altre 4 focali, non perché siano gli oculari più moderni, non perché siano perfetti, ma semplicemente perché attualmente sono quelli che meglio si sposano, meglio si adattano al mio modo di osservare il cielo. Prima di salutarvi vorrei condividere una riflessione molto personale, perché in quasi ormai 30 anni di attività ho avuto la fortuna di provare veramente tantissimi oculari, da quelli naturalistici a quelli astronomici, economici, grandi classici, planetari che hanno fatto anche la storia dell'astronomia amatoriale, grandangolari da 82, 92, perfino 100 gradi di campo apparente, e ogni volta che arriva un nuovo prodotto sono sempre il primo a rimanere affascinato dai progressi dell'ottica moderna, perché abbiamo trattamenti antiriflesso sempre più sofisticati, schemi ottici sempre più complessi, campi apparenti sempre più estesi, prestazioni che fino a pochi anni fa magari ai ragazzi sembravano impossibili, e tutto questo è stupendo, ma con il passare degli anni mi sono accorto di una cosa: non solo il minimalismo, ma il piacere dell'osservazione non cresce necessariamente con il numero delle lenti, non cresce con il numero dei gradi di campo apparente e nemmeno con il prezzo. Oggi il mercato ci porta spesso infatti a credere che un oculare debba avere sempre più lenti, sempre più vetri speciali e magari un bordo del campo assolutamente perfetto. Magari in certi contesti ci sta. È una filosofia che ha prodotto strumenti comunque straordinari, su questo non ci sono dubbi. Però osservando il cielo mi sono reso conto che il mio modo di osservare è cambiato. Quando infatti punto il C11 verso la Luna, quando seguo la grande macchia rossa di Giove, oppure quando cerco la divisione di Cassini, in questi casi comunque sto guardando quasi sempre al centro, il bordo dell'oculare in questi momenti quasi scompare. La mia attenzione, come vi ho detto, è tutta concentrata sul dettaglio che sto cercando di osservare, eccezion fatta per il 28 mm che dà un effetto veramente particolare, e quindi è per questo motivo che gli RKE continuano ancora oggi a sorprendermi. 3 sole lenti, uno schema ottico semplice, ma una trasparenza veramente notevole, un contrasto elevato, un'immagine che definirei comunque pulita, naturale e che non stanca. Poi naturalmente c'è tutto il resto, sono piccoli e leggerissimi, perfetti, come avrete ormai capito, per una torretta binoculare. Poi il profilo tipo Vulcano Top è comodissimo, l'interpupillare si regola facilmente, anche dopo molto tempo passato al visore binoculare ci si dimentica di avere davanti agli occhi, tranne il 28 mm che ha qualche problema di estrazione pupillare, ma esiste il suo paraluce dedicato. Quindi direi ragazzi che almeno personalmente la mia scelta è stata molto selettiva. Che l'oculare perfetto probabilmente non esiste, esiste invece quello che si adatta meglio al vostro telescopio,
al vostro modo di osservare e soprattutto alle emozioni che cercate quando alzate gli occhi verso il cielo. State pensando di acquistare gli Edmund Optics RKE? Sappiate che sono ancora oggi disponibili direttamente sul sito della Edmund Optics. Sono proposti, ve lo ripeto, al prezzo di circa 122 euro ciascuno e sono disponibili nelle focali di 8, 12, 21,5 e 28 mm, sia nella versione montata sia come semplice gruppo ottico non montato. Come sempre, però, vorrei lasciarvi con un consiglio. Non acquistate mai uno strumento soltanto perché qualcuno ve lo consiglia. Cercate piuttosto di capire quale sia l'accessorio più adatto al vostro telescopio, al vostro modo di osservare le emozioni che volete vivere sotto il cielo, perché è proprio questa ricerca che rende così bella la nostra passione. Io oggi vi ho semplicemente raccontato una delle mie varie esperienze. Spero davvero che questa possa esservi utile. Se avete domande sugli Edmund Optics RKE, sul Baader Max Bright II, su questo rifrattore, sull'osservazione binoculare o volete condividere la vostra esperienza, scrivetemelo come sempre nei commenti e come sempre sarò felice di leggere le vostre opinioni e di rispondervi nei limiti di tempo. Se il video vi è piaciuto lasciate ragazzi un mi piace, iscrivetevi al canale, siete ancora pochissimi rispetto all'80% che mi segue senza iscriversi. E inoltre, se volete aiutarmi a continuare la mia attività giornalistica indipendente come tester, potreste pensare all'abbonamento di Vinomania Inside, dove vedrete tutto il dietro le quinte della mia attività, anteprima, indiscrezioni, news e tanto altro ancora. Vi lascio anche questa volta il link qui sotto in descrizione. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!